devono finire di raffreddare un po'. Vi verranno delle caramelline. Quando raggiunge questa consistenza qua potete modellarlo in vari nuovo video. Bentornati sul mio canale. Oggi vediamo le caramelle col miele o al miele. Non sono le caramelle al miele, quelle tipo che hanno il miele all'interno e fuori la caramella. Abbiamo visto come fare le caramelle col limone, abbiamo visto come fare le caramelle mou. Oggi vediamo di fare caramelle con solo zucchero e miele. 200 g di zucchero, 100 g di miele, si fa cuocere e poi si sforna, diciamo, si mette nelle formine oppure si fa la lastra che poi si riempie a tocchetti. Ma andiamo a vedere come fare. 200 g di zucchero, quindi inseriamo nella padella i nostri 100 g di miele. Qua ne ho di due tipi, visto che avevo questo anche da finire, mettiamo dentro anche questo. Accendiamo il nostro fuoco medio e facciamo sciogliere intanto il miele. Portiamolo a fuoco medio. Aggiungiamo quindi lo zucchero e riprendiamo a mescolare. Quindi iniziamo a alzare il fuoco e non troppo, perché altrimenti vi si attacca, vi si brucia, e sempre continuando a girare portiamo la temperatura praticamente a ebollizione, chiamiamola così. Deve alzarsi molto la temperatura. Poi quando sarà bello caldo alzeremo la fiamma al massimo per un minuto e mezzo, in maniera che la temperatura diventi quella giusta. Se avete termometro usate termometro, io non uso mai il termometro, vado a occhio. Quando si gonfia inizia a schiurirsi, a caramellarsi, vuol dire che è la temperatura giusta. Se non vi vengono, che restano molle, resta morbido il composto quando è raffreddato, è perché non avete raggiunto la temperatura. Allora potete controllare facendo cadere qualche goccia su un cucchiaio bagnato o una ciotola d'acqua oppure su della carta forno. Quando vedete che dopo poco inizia a indurire, vuol dire che la temperatura è quella giusta. Bene, arrivati a questo punto mettiamo un attimo il fuoco quasi al massimo, vedete che sta inscurendo, sta caramellando, vuol dire che siamo quasi alla temperatura giusta. Per verificarla facciamo cadere qualche goccia sulla carta forno e verifichiamo se si indurisce. Vedete che le gocce sono cristallizzate, sono indurite, per cui la temperatura raggiunta è quella giusta. Possiamo versarle nella forma. Bene, quindi cominciate a versare negli stampi
contenitore o degli stampini potete usare una placca da forno, oppure come qua vedete ho piegato un foglio di carta da forno e quindi verso la rimanenza, e dopo quando sarà indurita la spezzeremo in pezzettini o in quadratini. Vedete le goccine che abbiamo messo prima col cucchiaio che sono indurite e sono diventate delle gemme di zucchero. Quindi dovremmo, zucchero e miele ovviamente, dovremmo adesso aspettare che si raffreddino come le gemme e poi sono pronte le nostre caramelle. Cosa che io non sono, quando raggiunge questa consistenza qua potete modellarlo in varie forme, vedete? Diventa plastico. Potete inserire dei bastoncini, fare dei lecca lecca, fare quello che volete. Altrimenti, come faccio io, aspettate che indurisca completamente e poi lo spezzo in pezzettini. Coltello leggermente bagnato in superficie, tagliare già a scacchetti le vostre caramelle, così poi quando è raffreddato completamente le spezzate lungo le linee, ma bisogna farlo quando è il momento giusto perché altrimenti vedete tendono a richiudersi. Vedete che poi è sufficiente spezzarli lungo la linea che avete tracciato e vi verranno delle caramelline come quelle che vendevano una volta in farmacia all'orzo, vi ricordate, quadratine? Adesso non saranno quadrati perfetti, ma questo è un sistema per chi non avesse lo stampino e volesse provare a farle a casa in questi giorni. Ecco qua che le vostre caramelle quadrate. Non mettetele attaccate quando sono ancora calde perché sennò poi si incollano. Questo invece che abbiamo lasciato intero senza segnarlo, lo possiamo rompere poi a piacimento. Ovviamente con gli stampini, come vedremo fra un po', è meglio, però chi non li avesse, non ha il tempo o la voglia di comprarli, può fare delle caramelle di semplici quadratoni oppure ingegnarsi, ed eccole qua. Invece quelle negli stampini, eccole qua, vedete, vengono ovviamente nella forma poi si tirano via le piccole imprecisioni volendo. E questi non sono stampini a caramelle, sono davvero stampini per fare i cioccolatini, a dire la verità, però li stiamo usando, vedete, tranquillamente per fare le nostre caramelle. Poi una volta che sono del tutto raffreddate potete metterle in un contenitore di vetro, magari con un pochino di zucchero in maniera che non si attacchino,
o di zucchero a velo volendo, e in frigorifero e durano un mese tranquillamente. Eccole qua le nostre caramelle. Adesso poi si rifiniscono tirando via i bordi imperfetti, così da avere le caramelline fatte bene. Eccole qua le nostre caramelle finite. Adesso devono finire di raffreddare un po' di più, perché ovviamente sono ancora leggermente calde. Assaggiamo un pezzo. No, veramente buone, fanno bene per la gola perché hanno il miele dentro, sono veloci da fare. La ricettina veloce per fare le caramelle al miele o col miele, il sapore, scusate, è buonissimo, non ho resistito. Vi sia piaciuta? Ovviamente le potete fare più belle delle mie, a me non interessa perché io le faccio, le mangio. Qua, quando ho i figli a casa, un giorno, 2 sono già evaporate, per cui non sto lì a fare grandi cose, però con degli stampini corretti per le caramelle potete farli, e poi ripeto, potete anche stopparle in un barattolo di vetro, basta che non ci sia umidità, oppure potete mettere in frigorifero e durano una vita. Per questa ricetta è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, dobbiamo arrivare a superare 10.000 iscritti, mi raccomando. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!